Ciao a tutti, oggi vi propongo un tonno al cartoccio con asparagi e porri. Una ricetta molto semplice, estiva soprattutto. Ingredienti base: asparagi e porro, olio extravergine d'oliva, di quello buono mi raccomando, sale, pepe e poi il tonno tagliato a strisce grosse. Faremo un cartoccio e poi cuoceremo la piastra. Adesso andiamo a vedere il procedimento. Innanzitutto faccio a fettine un porro, fettine non eccessivamente larghe, in modo così da avere facilità di cottura, perché il tutto deve cuocere in brevissimo tempo. Quindi una volta affettato il porro, l'asparago, anche questo lo preparo. La parte inferiore, quella del gambo più duro, più coriaceo, la scorteccio. Io preferisco farlo con un coltello perché riesco a levare un po' più di corteccia, altrimenti si può fare anche con un pelapatate. Eliminata la corteccia, divido in due l'asparago e poi lo taglio a metà in quarti. Ecco qua, sia la parte superiore che la parte inferiore. E così più o meno ho reso tutto l'asparago, scortecciandolo più o meno tenero allo stesso modo. Una bella fetta di tonno, in questo caso io uso sempre un tonno che uso surgelare, perché anche in questo caso va poco cotto, quindi è meglio avere del tonno abbattuto anche in casa attraverso la famosa procedura di surgelazione per almeno 96 ore. Quindi una volta tagliato il tonno a strisce grosse, abbastanza grosse, di circa 2 cm, incomincio a preparare il condimento. Quindi un foglio di carta forno, un filo d'olio extravergine d'oliva, un po' di sale, un po' di pepe macinato, qualche rondellina di porro, ecco qua, disposta in questa maniera. Poi sopra una bella striscia di tonno, ecco qua, gli asparagi che avevo precedentemente pulito e tagliato, quindi a pezzi, e avvolgo il tutto, un filo d'olio extravergine d'oliva anche sopra, di nuovo ripeto il condimento con sale e pepe e qualche altra rondellina di porro. Ecco qua, il sale e il pepe è molto a piacere, un po' di sale ci vuole, però il pepe può essere anche non utilizzato, insomma, quello è molto discrezionale. Una volta fatto questo, condito il tronchetto di tonno, non faccio altro che chiudere il cartoccio e poi lo fisso o con dello spago da cucina oppure con degli elastici da cucina. In questo caso l'elastico è molto più pratico e quindi riesco a chiudere bene il cartoccio in modo da non far uscire i liquidi. La cottura, potete immaginare, deve essere brevissima e quindi tutti i succhi devono rimanere all'interno. Ecco qua, chiuso il cartoccio. Perfetto. Adesso procediamo alla cottura. Una piastra bollente e mettiamo i cartocci sopra. La particolarità di cuocere in questo modo, tra l'altro, evita anche molti fumi. Utilizzo anche il coperchio perché il calore della piastra che viene sprigionato col coperchio riesce ad essere recuperato un po' e quindi riscaldare anche la parte superiore che non tocca. Questo facilita la cottura e quindi lo rende più rapido. Comunque non più di 1 minuto e mezzo, 2 minuti per parte se parliamo di trancetti di tonno larghi 2 cm, 3 cm, perché deve rimanere poi alla fine molto morbido, quindi non deve cuocere. Ecco perché è meglio utilizzare un tonno abbattuto che si può mangiare praticamente da crudo. Ecco qua, la cottura è pronta, quindi levo i cartocci dalla piastra e adesso li aprirò. Ecco qua, guardate, con le forbici, mi aiuto con le forbici, taglio
il pezzo di spago elastico che ho utilizzato, e poi guardate, la morbidezza, rimane all'interno tutto il succo del preparato, ed ecco qua, una meraviglia, tagliato a pezzetti, per niente asciutto, molto saporito, e che vi devo dire, stravanato. Fate questa ricetta perché adesso comincia proprio il periodo del tonno. Ciao, alla prossima!